Allora, ok, iniziamo smontando questo iPhone che già come possiamo notare sembra sia stato un po' aperto, forse dall'urto ha rovinato un pochettino, l'ha scollato. Allora, vediamo un attimino di iniziare con questi. Ok, prendiamo questo tappetino magnetico e iniziamo. Abbiamo il problema al wifi, come abbiamo visto manca il seriale, e in più c'è il problema del display e della scocca che è curva e praticamente è anche danneggiata qui, quindi sicuramente andrò a sostituire tutta la scocca, però prima di fare tutte le sostituzioni bisogna riparare la scheda madre. Allora, sicuramente abbiamo bisogno di fare una cosa. Allora, prendiamo quello che andrò a fare adesso sarà accendere il tappetino, come possiamo vedere qui la temperatura sta salendo. Adesso lo mettiamo qui così. Okay. Attendiamo. Ok, adesso facciamo una cosa per proteggere le fotocamere e il Face ID in particolare, gli mettiamo un po' di nastro. Vediamo un attimino. Ok. Allora, abbiamo bisogno della Y. Via 1. Eccola qui. E qui abbiamo la scheda.
diamo una prima occhiata così al volo. Ok, adesso controlliamo il microscopio se è tutto ok, poi eventualmente molto probabilmente dobbiamo separarla. Allora, guardando un pochettino la scheda, cioè se andiamo a guardare un po', non sembra messa proprio malissimo, anche se abbiamo qua da qualche parte abbiamo un pochettino di sporcizia, però in questo punto qui, come se possiamo vedere, abbiamo lo stagno completamente spezzato, quindi può darsi che il problema sia proprio qui. Vediamo un attimino se riesco a farvelo vedere. Vedete? Abbiamo lo stagno spezzato. Vediamo se è un modo di migliorare l'immagine. Mi sembra un pochettino. Lo stagno è completamente spezzato, quindi può darsi che dalla caduta ha creato questa interruzione. Quindi tutto quello che dobbiamo fare adesso sarà separare la scheda madre, la bottom layer dalla top layer, e quindi poi continuare con un potenziale rebolling, però prima effettuiamo anche una misurazione. Ok, iniziamo a togliere tutte quelle che sono le protezioni per quanto riguarda queste spugnette qui e per quanto riguarda l'adesivo dissipante. Allora, per fare questo abbiamo bisogno di alcol isopropilico. Ok, e via. Ok, uno. Andiamo a togliere questo. Ok, due. E per ultimo questo qui. Ok, una volta aver ripulito la scheda madre dagli adesivi, adesso quello che dobbiamo fare è attendere che arrivi a temperatura per poi effettuare la separazione tra i due layer, la parte superiore e quella inferiore, quindi non ci rimane che attendere. Ok, allora come possiamo notare qui in questa zona abbiamo i pad staccati. Questi fanno parte della scheda superiore. Infatti se andiamo a vedere la scheda superiore, ecco qui abbiamo i pad completamente staccati, ed era proprio quella zona dove li vedevamo separati, quindi come possiamo vedere qua ce n'è qualcun altro che manca, quindi abbiamo un po' di lavoro da fare. Ok, allora una volta aver messo il flussante iniziamo a ripulire quelle che sono i pad. Ok, allora. Ok, poi come possiamo notare abbiamo le pezzole staccate direttamente dalla scheda madre, infatti come possiamo vedere questa e queste qua, intanto la parte di sotto che sono massa, però queste qui, alcune di queste portano il segnale del wifi, quindi bisogna ricostruire queste piazzole per poi fare il test con il test proprio per le schede madri, quindi andiamo a vedere un pochettino come ricostruire queste piazzole e cercare di recuperare questa scheda madre.
Adesso facciamo un test, lo proviamo ad assemblare col tester per le schede madri e vediamo un attimino se è tornato il segnale. Ok, allora iniziamo mettendo, allora abbiamo la 12 qua, perfetto, poi dobbiamo mettere questo qui così, questo qui così. Ok, adesso alimentiamo, mettiamo il display e alimentiamo e vediamo se è tornato il segnale. Ok, allora adesso vediamo un attimino. Ok, accendiamo. Perfetto, adesso vediamo se è tornato il segnale, eventualmente il codice del wifi, eventualmente facciamo la saldatura finale. Vediamo un attimino. Ok. Ok, andiamo su wifi. Attenzione, ecco che rileva il wifi, quindi la riparazione generale, info. Ovviamente adesso il problema Face ID e batteria è normale perché è tutto scollegato, però come possiamo notare abbiamo il segnale, abbiamo il seriale del wifi, infatti. Ok, allora adesso dobbiamo fare il rebolling di questo, quindi ok, come possiamo vedere adesso abbiamo la rete wifi, funziona tutto, abbiamo anche il 5G, quindi adesso il wifi funziona, non rimane nient'altro che sostituire il display, quindi quello rotto con questo, e quindi fare tutta quella che è la procedura per non far sì che appare il messaggio di errore.